ragazzi, ben ritrovati in un mio nuovo video. Come vi ho promesso, mi sono anche promessa di voler fare più video, per cui questo è il secondo video del mese. Sarà un video diverso. Ho deciso di fare un video in cui sarò seduta e vi parlerò un pochino, giusto perché voglio che questo canale sia anche un po' più personale, che non sia soltanto trucchi o vacanze o viaggi, o ovviamente non ci sono solo cose belle nella vita, ci sono anche cose che a volte ci rendono un po' più tristi, ma questo appunto fa parte del viaggio che è la vita. E voglio appunto essere onesta, prendermi un po', è da un po' di mesi che pensavo di fare questo video. Aspettavo l'occasione giusta per farlo, anche di sentirmi un attimo tra virgolette pronta, perché comunque non sono, per chi mi conosce lo sa, per chi non mi conosce lo saprà ora, non sono una persona che facilmente si apre, anzi faccio fatica anche a aprirmi con la mia famiglia, sono una persona molto riservata, piuttosto chiusa, forse perché non voglio pesare sugli altri con i miei problemi, i miei dubbi. Quindi spesso tengo tutto in me, forse anche un po' il carattere dell'acquario che è tipico a comportarsi così, però ecco, ho deciso appunto di voler rendere il canale anche un po' parte integrante della mia vita, raccontarvi esperienze belle, brutte, eccetera, e anche in modo da poter avere un vostro riscontro, un vostro parere. Diciamo, il video riguarda ovviamente una parte della mia vita molto importante, ovvero io e il mio ragazzo. Per chi non lo sapesse, il mio ragazzo è americano. Iniziamo dalla parte più semplice. Quindi non me lo sono trovata proprio dietro l'angolo, diciamo, ma le cose facili non sono mai state il mio forte, ecco, non mi sono mai piaciute e poi le cose succedono sempre per un motivo, per una ragione. Ci siamo conosciuti, iniziamo dall'inizio, ecco, non farò la storia della vita, però per farvi una piccola premessa, mi dispiace tra l'altro fare questo video senza lui qui, ma vi spiegherò perché lui non è qui e le varie difficoltà che abbiamo affrontato e stiamo affrontando. Comunque ci sarà sicuramente modo di fare dei video insieme, non vedo l'ora, sarà ancora più bello dopo tutto questo tempo, questa attesa. E niente, per cui dicevo, sì, noi ci siamo conosciuti quasi 3 anni fa, abbiamo iniziato a parlare ovviamente senza vedersi, quindi online, e poi ci siamo visti per la prima volta dopo all'incirca 6 mesi che parlavamo, ci vedevamo su FaceTime quasi tutti i giorni, quindi ormai ci eravamo conosciuti abbastanza bene. Comunque entrambi condividevamo con l'altro parti della nostra vita, della nostra quotidianità, come abbiamo sempre cercato di fare, appunto forse anche perché la distanza era davvero tanta. E nel settembre del 2017 lui ha preso un biglietto, è venuto a trovarmi, non conoscendomi, non avendomi mai vista, quindi proprio alla cieca. Tra l'altro, piccola parentesi, dopo che lui è arrivato in aeroporto, il giorno dopo o 2 giorni dopo siamo andati a un matrimonio, il matrimonio di una delle mie più care amiche, e quindi per lui diciamo che non è stato imbarazzante, no, perché non conoscendo la lingua, non avendomi mai vista prima, non conoscendo nessuno della mia famiglia, si è ritrovato catapultato in un matrimonio pieno di gente italiana, quindi per lui non è stato facile, con il jet lag tra l'altro, che io ho capito soltanto dopo essere andata là cosa volesse dire. In tutto questo è stata una bellissima esperienza, abbiamo viaggiato, siamo andati a Roma, siamo stati a Venezia, in Toscana, avevo programmato un po', insomma, queste 2 settimane al meglio perché volevo che avesse un bel ricordo dell'Italia, e poi per fortuna ci siamo trovati e ci siamo piaciuti,
per cui poi abbiamo deciso di iniziare questa relazione a distanza, fare avanti e indietro. Ovviamente sapevamo che non sarebbe stato facile, questo non l'abbiamo mai messo in dubbio. Lui poi nel 2018 è stato qua parecchi mesi perché essendo lui un pilota di motocross ha avuto, diciamo, un ingaggio da un team europeo, quindi ha fatto parecchie gare qui. Abbiamo avuto la fortuna di poter vivere in Italia qualche mese insieme, quindi lui ha fatto esperienza della mia vita qui. È stato molto bello, anche perché ho potuto condividere la mia famiglia con lui, i miei cari, i miei amici, un po' tutto. Dopodiché arrivano le brutte notizie, ovvero febbraio, quindi febbraio di quest'anno, quando accade quello che accade nel mondo, quindi via questa pandemia, viene dichiarato lo stato d'emergenza in praticamente quasi tutti i paesi, se non tutti, quasi tutti i paesi del mondo, e per cui da lì iniziano i problemi. Io sarei dovuta andare a trovarlo in primavera, quindi marzo, aprile, perché l'ultima volta che ci eravamo visti era proprio settembre 2019. Non avremmo mai pensato che saremmo arrivati a tanto, cioè adesso è un anno che non ci vediamo. Il 1° settembre è stato un anno che il 1° settembre è stato un anno da quando ci siamo visti l'ultima volta. Ce la posso fare. E al momento, appunto, a causa pandemia, questi travel ban, quindi questa impossibilità di viaggiare per scopi turistici, né io posso entrare negli Stati Uniti né lui può entrare in Italia. Per cui la situazione attualmente è questa. Ho delle amiche, persone che sono diventate amiche in questi mesi, che erano nella mia stessa situazione, e grazie a questa pagina che si chiama Love is Not Tourism, che si è creata su Facebook, in cui ci sono tantissime coppie che vengono da tutte le parti del mondo, appunto divise da questi travel ban, quindi queste leggi che fanno sì che non ci si possa muovere, questi divieti appunto di spostamento per viaggio turistico. Appunto in questo gruppo di Facebook si parla di modi, soluzioni per potersi riunire, e l'unica soluzione fino ad ora è stata quella di molte coppie di trovarsi in un paese terzo che permetta l'ingresso sia al cittadino, in questo caso americano, che italiano. Questi paesi sono Croazia, Serbia, Turchia, Inghilterra, Regno Unito, Messico, Aruba, Repubblica Dominicana, eccetera. Per cui appunto alcune mie amiche, persone che conosco, hanno fatto così, hanno speso 14 giorni, hanno trascorso quindi 14 giorni in uno di questi paesi per poi poter entrare ad esempio negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti permettono l'ingresso dopo una quarantena, ad esempio in Messico o in Croazia. Il problema sono i costi altissimi, soprattutto in 14 giorni di, non so, hotel o appartamento eccetera, e poi il tempo, che non tutti hanno 2 settimane per poter andare in un paese e poi entrare nel paese di destinazione. Quindi questa è la situazione. Lui tra l'altro è un atleta di motocross e proprio in questo momento, visto che hanno posticipato l'inizio del campionato, doveva essere a maggio, siamo arrivati a agosto, quindi lui sta correndo in questo momento e finirà le gare più o meno tra un mesetto, per cui stiamo valutando, ecco, cosa fare. In tutto questo, quindi questa è una delle mie esperienze non così positive e una delle cose che sta un po' influenzando negativamente la mia vita, perché così è. Ci sono tante persone in questo gruppo, tante coppie separate da mesi e mesi, che soffrono quotidianamente di ansie, attacchi di panico,
non è una bella situazione. Noi stiamo facendo il nostro meglio per rimanere in contatto tutti i giorni, comunque renderci parte delle proprie vite, però non nego che comunque sia dura, sia pesante, però credo che comunque ci sia un perché, come sempre, e c'è un motivo a tutto questo, ci renderà sicuramente più forti, potremo superare davvero qualsiasi cosa, per cui vediamo anche il lato positivo e sarà ancora più bello rivedersi. Con questo voglio anche lasciarvi un messaggio con questa mia storia e anche incentivarvi a poter contattarmi se siete anche nella mia situazione, perché no, non sono, come si dice? Dottor Stranamore? No, un dottor amore, una cosa del genere, però posso sempre darvi un mio consiglio, è sempre bello parlare, aiutarsi a vicenda. E tutto questo, ammetto che ci sono state, ovviamente ci saranno sempre persone che qualunque cosa tu faccia ti criticheranno, nel bene o nel male, anche se tu sei la persona migliore di questo mondo, con il cuore più grande di questo mondo, ci saranno sempre persone che cercheranno di buttarti giù o comunque criticarti, sempre. Questo l'ho imparato soprattutto negli ultimi anni, e state persone, anche nel nostro caso, che poco carinamente ovviamente magari hanno fatto commenti del tipo: che relazione è, che senso ha, ma state ancora insieme. Io a queste persone dico, forse prima sarebbe, anche perché vengono da persone che non sono perfette, anzi, però guardarsi loro, chiedersi: io sono perfetta, la mia relazione è perfetta, quello che faccio io è giusto, sempre stato giusto, sì, no, e allora poi forse giudico. Io ci sono stati momenti ovviamente in cui anch'io, preso un attimo dallo sconforto, mi dicessi: ma che, come si fa a non vedersi per così tanto tempo? Il problema è che è una cosa più grande di noi, non è colpa nostra. Stiamo parlando di non ci vediamo perché non vogliamo vederci, perché non possiamo. E poi ci sono tantissime coppie che sono nella nostra situazione, e il gruppo è stato davvero d'aiuto, perché aiuta tanto vedere che c'è gente che sta passando quello che stai passando tu, ma si cerca di tirarsi su, di darsi una mano a vicenda. È sempre bello veramente, e sono veramente grata alle persone che hanno creato questo gruppo. Per cui il mio messaggio di questo video era sì, volermi aprire un po', raccontarvi una piccolissima parte della mia vita, ma anche dirvi che se state attraversando un periodo difficile, c'è qualcosa che lo rende un po' più difficile, oppure avete persone che qualsiasi cosa voi facciate, o state intraprendendo un percorso, avete persone, qualsiasi che sia un percorso scolastico, lavorativo, sentimentale, qualsiasi cosa sia, e avete persone che vi danno sconforto, che non vi appoggiano, che vi criticano e basta, senza mai elogiarvi, o che appunto fanno di tutto per buttarvi giù, non circondatevi di queste persone, perché la vita è troppo breve e abbiamo bisogno di persone positive, allegre, che ci facciano vedere veramente il lato positivo di tutto, anche della cosa peggiore. Ci sono cose molto peggiori di questa che stiamo passando io e Austin. Ci sono persone, io credo che la malattia e la salute siano le cose più importanti, quindi persone magari malate che anche loro non possono fare niente perché non è nelle loro mani la situazione, e stanno soffrendo tanto, per cui noi nella sfortuna siamo veramente fortunati, perché comunque potremo vederci, è solo una questione di tempo. Quindi pensatela sempre così positiva, non buttatevi mai giù, perché c'è sempre una soluzione a tutto. Ci vuole un po' più di bontà e bontà d'animo in questo mondo. La cattiveria, di cattiveria ce n'è davvero già tanta, e
qualsiasi cosa appunto voi stiate facendo, affrontando, credete in voi stessi, circondatevi di persone positive che vi fanno alzare la mattina con la voglia di fare, di essere la versione migliore di voi stessi, e appunto non mollate mai, perché c'è sempre una soluzione, arriverà sempre il momento in cui direte ce l'ho fatta, ho fatto benissimo a non mollare. E niente, se vi va di raccontarmi la vostra storia, qualsiasi essa sia, qualsiasi cosa voi stiate affrontando, mi farebbe piacere, nei commenti o comunque su Instagram, dove volete, perché comunque abbiamo tutti una storia personale e bella o brutta che sia da raccontare, per cui confrontarsi è sempre bello. Questo appunto era il mio piccolo pensiero del giorno, volevo appunto aprirmi un po' con voi, ma anche motivarvi, e vi auguro il meglio qualsiasi situazione voi stiate affrontando, qualsiasi percorso stiate intraprendendo. In bocca al lupo, buona fortuna, ci vediamo nel prossimo video. Lasciate un like se vi è piaciuto questo video. Mua.